Posso decidere di ascoltare solo la classica oppure solo l'elettrica. Molto spesso i chitarristi si limitano a imparare solo alcune piccole parti dei brani a cui sono interessati. Questo non è necessariamente un male, ma provando a imparare un brano intero con tutte le sue sfumature, si può secondo me avere un'esperienza molto più completa e soddisfacente. È un po' come la differenza tra finire Super Mario 64 andando dritti verso il boss finale oppure raccogliere prima tutte quante le stelle. La grande difficoltà intrinseca nel padroneggiare un intero brano è sicuramente quella di riuscire ad ascoltare ogni sua parte separatamente, cioè con tutti gli strumenti divisi tra di loro. Ed è per questo che oggi vi farò vedere Moises, un'applicazione che rende questo aspetto incredibilmente facile e soprattutto rende il tutto molto più divertente. Per chi non mi conosce, benvenuti nel mio studio e nel mio canale. Io sono Stefano Rossi, sono un insegnante di chitarra, sono il direttore della scuola di musica Dupi e a tempo perso sorseggio mostarda all'aglio nero. Qui sotto in descrizione potete trovare un link dove scaricare gratuitamente l'app Moises che utilizzerò per farvi vedere come imparare un brano intero. Potete anche scaricarla attraverso il QR code che vi lascio qui in sovraimpressione. L'app è disponibile in versione mobile, desktop, iPad, ma potete anche utilizzarla direttamente dal vostro browser. Per farvi vedere come funziona ho creato un piccolo brano che vi faccio ascoltare adesso. Anzitutto scrivetemi qui sotto nei commenti se il brano vi è piaciuto, mi fa sempre molto piacere avere le vostre opinioni sulle mie composizioni. La chiave per riuscire a imparare un brano nella sua completezza sta nel dividere il lavoro in diversi aspetti. La prima fase è sicuramente quella dell'ascolto del brano che volete imparare. Attenzione però, non per tutti è sufficiente aver ascoltato un brano diverse volte in macchina oppure con le cuffiette mentre state passeggiando. Serve un ascolto attento e concentrato anche per cogliere in maniera sommaria cosa poi dovremo suonare. Spesso può essere difficile capire da un brano completo quale sia esattamente la nostra parte da chitarristi all'interno del brano ed è in questo che Moises ci viene incredibilmente in aiuto. Infatti Moises ci permette di scomporre il brano in diverse tracce a seconda degli strumenti che lo stanno suonando. Vi faccio vedere l'interfaccia attraverso il mio telefono. Una volta caricato il brano nell'app Moises possiamo quindi decidere di dividere le tracce in base a ciò che ci serve. In questo caso io ho già fatto alcune prove caricando diverse cose. Noi utilizzeremo il brano The Soft Regret e quindi adesso l'ha fatto partire in automatico. Posso quindi selezionando dall'opzione separazione come voglio dividere il mio brano. Come vedete ci sono diverse opzioni che si possono scegliere in base alle nostre necessità. Io ho scelto per questa soluzione chitarra acustica, chitarra elettrica, voce, batteria, basso e altro. Non c'è voce nel mio brano, ma chi se ne frega. Adesso, dopo averlo separato, posso decidere di agire sulle tracce separatamente. Per esempio, posso decidere di non sentire più la batteria e neanche il basso, così da sentire solo quello che fa la chitarra. Oppure una cosa davvero molto utile è quella di poter separare la chitarra classica o acustica e l'elettrica. Infatti, se io vado ad ascoltare solo appunto le tracce di acustica e elettrica durante l'accompagnamento iniziale, posso decidere di ascoltare solo la classica oppure solo l'elettrica.
e le sentirò separate. E questo è chiaramente fighissimo, perché nel caso le due chitarre facessero qualcosa di diverso, posso sentire in maniera molto precisa cosa fa una e cosa fa l'altra. Questo si percepisce molto bene anche nella seconda parte del brano, dove entra in gioco l'assolo. Posso decidere di sentire solo la parte di chitarra elettrica. Bellissimo. Chiaramente ogni singolo strumento può anche essere semplicemente regolato di volume. Possiamo decidere sia di tenere solo lo strumento che ci serve a ascoltare, oppure eliminarlo dal mix così da poterci suonare sopra. E un'altra cosa veramente molto utile è che caricando un brano da mobile o da qualsiasi altra piattaforma lo possiamo avere disponibile su tutte le altre versioni dell'app, quindi se lo carico dal telefono ce l'ho disponibile anche sul desktop, anche sul web browser, eccetera eccetera. Un'altra cosa molto utile è che Moises rileva in automatico la velocità appunto del pezzo. Io qui avevo scritto nel titolo del pezzo appunto il suo metronomo, ma solo per riferimento mio come memorizzazione del file, però io non ho dovuto impostare il metronomo, l'ha già capito lui. Io posso anche decidere di rallentare il mio pezzo per farlo più lentamente. E questo è molto utile per imparare le parti, quelle un po' più complicate. E oltre a velocizzare oppure rallentare il pezzo, si può anche appunto attivare un metronomo che ci permette quindi di capire bene come è stato diviso ritmicamente il pezzo, e questo è molto utile per tutti quelli che hanno bisogno di un riferimento ulteriore oltre alla batteria. Già questo che vi ho descritto rende Moises un'applicazione veramente molto utile. Io ho utilizzato su questo brano due diverse divisioni. Infatti nella seconda divisione sono riuscito, qua parte sempre in automatico, a dividere la chitarra solista dalla chitarra ritmica, in modo tale da separare quindi la parte con i power chord distorti alla fine dalla parte invece di chitarra solista. Adesso ve lo faccio sentire. Questa è la parte con l'assolo. Adesso c'è solo la parte con i power chord, oppure e questo è incredibilmente utile per cogliere qualsiasi sfumatura noi stiamo cercando proprio all'interno del nostro brano. Moises infatti è l'unica app che ha un modello di separazione che consenta la divisione tra chitarra solista e chitarra ritmica. La seconda fase che dobbiamo affrontare quando dobbiamo imparare un brano intero riguarda lo studio delle singole parti, in modo tale da coordinarci gestualmente per riuscire ad affrontare poi tutte quante le sezioni poi assieme. Anche qui Moises ci viene in aiuto alla grandissima. Infatti, premendo su questo pulsante abbiamo la possibilità di vedere come Moises ci divide in automatico tutte le sezioni della nostra canzone. Ora, qui ha rilevato solamente ritornelli, però si può modificare qualsiasi di queste etichetta per chiamarla come vogliamo. Possiamo metterci introduzione, strumentale, adesso lo sto mettendo un po' a caso, oppure qui posso anche mettere un nome personalizzato che posso decidere io appunto come chiamarlo, per esempio Demonio. Questo quindi cosa ci consente di fare? Ci consente di, selezionando appunto le varie parti, di ripeterle in loop. Quindi io selezionando una parte e poi premendo play, la parte verrà continuamente loopata.
bello, bellissimo. Immaginate quante volte avete dovuto selezionare appositamente in una traccia una parte per poi poterla loopare, magari da un file audio in cui non sapete di preciso dove c'è un inizio e dove c'è una fine, e lui ve lo fa in automatico. Anzi, vi ha già creato proprio tutte quante le parti in ordine, per cui potete andare direttamente a quella che vi serve e cominciare a studiare. Questo funziona anche su sezioni multiple, per esempio posso selezionare strumentale e demonio e quindi mi produrrà in loop queste due parti vicine. E adesso tornerà a strumentale. Tra l'altro non serve nemmeno che siano vicine, posso anche decidere di ripetere delle parti anche disconnesse tra di loro, se per qualsiasi ragione vogliate farlo. Per esempio, se ci sono due assoli in due punti diversi del brano e volete esercitarvi solo nel suonare prima uno e poi l'altro. Provate a pensare quanto è comodo isolare il giro dell'assolo, ossia questi due giri, e continuare a ripeterlo, magari senza la chitarra ritmica per ascoltare meglio l'assolo, oppure senza l'assolo, oppure senza qualsiasi cosa. Quindi ascoltando solo l'assolo e continuare a rifarlo. E magari, visto che lo state studiando, magari un po' troppo veloce, lo abbassiamo appunto a 70 bpm, in modo tale da poter far pratica proprio a una velocità ridotta. Ma supponiamo che voi vogliate sapere gli accordi di quello che dovete suonare e non li sapete, non avete trovato la tab o gli accordi del brano. Nessun problema, perché Moises rileva gli accordi e ve li mostra in tempo reale. Avete anche la possibilità di scegliere diverse complessità di accordi. Infatti, andando sulla sezione accordi, potete scegliere facile, medio o avanzato. Con facile si limita alle 3 voci, invece con il medio e avanzato vi fa vedere anche qualche colore in più all'interno appunto della progressione armonica. Vedete qui per esempio ha rilevato il Do diesis minore settima, il La maggiore 7. Nella versione per desktop venivano visualizzate anche alcune posizioni di questi accordi, che ho visto che a volte coincidevano, a volte no, venivano presi in punti diversi della tastiera. Però c'è da considerare una cosa, che essendo Moises basato sull'intelligenza artificiale, significa che sta migliorando di giorno in giorno quello che sta facendo. Se oggi è a questo punto, chissà tra 6 mesi come sarà. Sarà sicuramente molto più bravo anche nel riconoscere proprio i voicing degli accordi stessi. Questo che abbiamo fatto è molto utile anche nella terza fase della vostra pratica, ossia l'analisi armonica del pezzo che state studiando. Nel caso vogliate approfondire questo aspetto, sul mio sito chitarradidattica.it trovate moltissime video lezioni gratuite che parlano anche di questo argomento, ma in particolare trovate anche il mio corso Dentro la musica, che è proprio un corso specifico che vi permetterà di capire a fondo la teoria musicale applicata sul vostro strumento. Quindi se volete migliorare questo aspetto vi consiglio di darci un'occhiata. Un'altra cosa veramente molto utile è la possibilità di cambiare la tonalità del pezzo. Infatti, premendo sul pulsantino a destra, vedremo che Moises ha rilevato la tonalità della canzone e possiamo decidere appunto di alzarla o abbassarla a piacimento. Vogliamo fare il brano questa volta in Re minore? E lo sentiremo in Re minore. Vogliamo Mi bemolle minore? Vogliamo abbassarlo? In La minore? Spettacolo! È tutto talmente veloce, talmente facile, veramente che è incredibile per me che ci sia tutto questo dentro una singola applicazione e che sia così facile proprio da utilizzare. Questo è utilissimo in diverse situazioni. State imparando un brano dei Guns N' Roses che hanno registrato tutto un semitono sotto e non volete accordare in modo diverso la vostra chitarra. Perfetto! Si può fare così. Oppure state suonando in un gruppo, il vostro cantante o la vostra cantante non ha la possibilità di usare le stesse note usate dal cantante del gruppo o del solista in questione perché non ha lo stesso registro vocale. Perfetto, si trasporta il tutto avanti o indietro e quindi avrete la possibilità di fare pratica in maniera velocissima con 2 movimenti di dita oppure con 2 clic. Potete avere quello che vi serve senza dovervi
scervellare per riuscire a trovare cosa dovete fare. Tutte le caratteristiche che vi ho descritto, il fatto di poterle trovare in un'unica app tutta concentrata in una schermata, rendono secondo me Moisys un'app veramente incredibile per il musicista. Con questa ci si può far pratica benissimo, imparare cose nuove, migliorare le proprie capacità in un modo velocissimo e anche molto molto divertente. Fatemi sapere qui sotto nei commenti che cosa ne pensate. Io sono rimasto veramente stupito e piacevolmente colpito dall'aver scoperto questa applicazione e sono sicuro che la utilizzerò spesso anche nelle mie lezioni private. È veramente utilissima. Vi straconsiglio di provarla scaricandola gratuitamente attraverso il QR code che vi ho messo in sovraimpressione oppure attraverso il link che vi lascio qui sotto in descrizione. Grazie mille per l'attenzione e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!